Ci siamo appena svegliati ragazzi, abbiamo un sonno terribile e il mostrino, guardate se non è da sposare. Naturalmente la tazzina da caffè è un'utopia e quindi tazza da tè. Oggi ritorniamo al monte, vi facciamo finire di vedere il borgo, l'abbazia, vi raccontiamo un po' di cose e poi oggi pomeriggio si va in giro. Se riusciamo vi facciamo vedere un po' anche la marea fatta bene, visto che è completamente giorno oggi. Lei vi racconta la parte storica, io vi faccio vedere come si mangia. Esatto. Se venite per vedere le maree, che sarebbe una cosa abbastanza fondamentale a mio avviso, andate a verificare i coefficienti e gli orari nel link che vi metto in descrizione sotto al video e scegliete il periodo in cui le maree sono l'ideale sarebbe fra 88, 87 e 100, perché vedete che ieri sera il coefficiente era di 88, cioè nel video prima, e c'era la secca e dopo 2 ore c'era completamente pieno, quindi questo è il nostro consiglio per vederle veramente bene. Un'altra piccola informazione è che se venite alla mattina presto, quindi 8, 8 e mezzo, o al pomeriggio verso le 6 già, trovate veramente poca gente, quindi ve lo godete di più. Ovviamente a cavallo del mezzogiorno è pieno così. Questa è la visita dei gradini, è tutta su così con i gradini. E visto che il boss a casa gioca solo col PC, abbiamo qualche problemino. Ingresso hanno aumentato di €1, sono 11 euro a testa, esclusa l'audioguida che sono 3 euro in più a persona. La roba comunque l'hanno bloccato. Sì, perché prosciugavano tutta Montpellier. Dove siamo ragazzi? Voi lo sapete? San Michel. Voi lo sapete, lui non lo sa ancora dov'è, ok? Ecco. Anno 708 d.C. L'arcangelo Michele viene in sogno al vescovo Aubert di Avranches. Da lì inizia l'edificazione di Mont Saint-Michel, che nasce sul già esistente promontorio delle Tombes, non mi ricordo di Mont Tombe. Da qui iniziano prima l'edificazione dell'abbazia e quasi parallelamente iniziano anche l'edificazione di tutto il borgo sotto. Durante l'anno 1000 diventa meta di pellegrinaggio e quindi è già conosciuto in quell'epoca questo monte, fino ad arrivare alla rivoluzione del 1863, quando la congregazione qui si scioglie. Durante la rivoluzione, per la sua conformazione particolare, perché praticamente è come Fort Knox qua, divenne luogo di detenzione per tutto il tempo della rivoluzione, fino a diventare poi nel 1874 monumento nazionale. Questo qui è un posto magnifico, molto particolare nel suo genere, non sapevo neanche ci fosse una terrazza del genere. La cosa che mi lascia un po' stupito è il fatto che questa è del 700, quindi è più vecchia di quella che abbiamo visto a Honfleur. Avrei detto che quella fatta tutta in legno fosse stata molto più vecchia rispetto a questa, invece no.
ragionamento che mi è venuto nell'entrare qua è che questa è forse l'unica chiesa che a oggi abbiamo visto, ma non solamente qui in Francia, in generale, che è coerente tra l'esterno e l'interno, nel senso fuori è medievale e dentro è medievale. Ci sono alcune chiese che da fuori le vediamo, magari sembrano tristi, poi dentro hanno un'opulenza fuori misura o il contrario. Questa invece dentro te l'aspetti esattamente così. Mostrino, Cosa c'è stavolta? dove ti porta tua moglie adesso? A fare della fatica sempre. No, dove ti porto? Ah, allora manger les mules? No, le mules. le ostriche, come si dice? Adesso andiamo a Cancale, dal porto dove ci sono le bancarelle dei produttori di ostriche. Arrivati a Cancale, il Monster dice che ho visto una Gran Assiette incredibile, solo di una dimensione. Spero di poter prendere una cosa del genere anch'io. se non ci muoviamo da qui sarà E difficile. allora cosa aspettiamo? Quando io riesco a prendere questi momenti che li ho già visti dentro il ristorante, ve li volevo far vedere perché sembrano tutte delle squadriglie che vanno giù a lavorare. Come nei campi da noi della Piana, andare a raccogliere i pomodori. Io sono Come una felice. valle, è felice. Quando io riesco a farvi questi video qua io sono contenta Ecco perché vi te. voglio far vedere quello che vedo io. Ah, Poi buona. tra l'altro qui ovviamente dopo quando viene sull'alta marea tutte le coltivazioni vengono sommerse completamente dall'acqua e poi quando vanno giù loro vanno a raccogliere. Il motivo per cui qui ci sono tutte queste coltivazioni è il motivo per cui Cancale ha preso il nome di città delle ostriche. Qua abbiamo, oltre al mercatino che l'abbiamo così attaccato, abbiamo 20 metri, forse neanche, e abbiamo il baracchino qua dove danno via il vino, solo vino, anzi fanno anche il caffè. Ecco che qua le ostriche, essendo così delicate, secondo me si sposano perfettamente con lo champagne, il vino bianco, il frizzantino, è fantastico. E viva la France! È organizzata bene, è organizzata Sì. molto bene. Un'informazione rapidissima, questi sono gli 8 produttori di ostriche, quindi le fanno e le vendono qua. Questo posto è attaccato dove c'è il faro, quindi non vi potete sbagliare al porto. È aperto dalle 9 alle 19, vi metto comunque l'orario, e in qualunque orario di questo venite e prendete quello che volete, scegliete voi il produttore. Allora, inizia la lavorazione. La signora diceva che queste qua, che sono leggermente più arrotondate, sono da mangiare così a crudo senza il limone, mentre invece queste, che sono le classiche ostriche come vediamo noi, sono da fare col limone. Questa va mangiata così, succhiata. Beh, si sente proprio tutta l'acqua di mare, molto salato, è spettacolare. Ti dico, questa per il momento mi piace molto di più delle classiche ostriche che ho mangiato a casa. Si sente questo sapore Di mare e di pesci, di mare, ecco. Beh,
salata. È da profana come mangiare una vongola, cioè ricorda il sapore della vongola però cotta, è una roba strana, ma la pensavo molto peggio sinceramente. Scusate che cretina. Si sente tanto il limone, francamente non male. Normalmente solo 2 mangiano le ostriche su 10. Mi ha sempre fatto abbastanza senso come idea e non le ho mai volute mangiare. Qui ho detto le provo, però onestamente i casi sono 2. O io sono di quelle 2 persone che amano le ostriche e non lo sapevo, oppure queste sono particolarmente buone. Il mostrino ha buttato il limone lì e giù le cozze, le ostriche mangio di là. Ragazzi, io sono rincitrullita stamattina, siamo talmente bombardati da cose fantastiche, io non capisco più niente, sto facendo una fatica a fare sto video che non è spiegabile. Adesso ci siamo fermati a mangiare, il Monster ha deciso lui in autonomia dove andare. Ha scelto lui in autonomia di prendere un Vin Blanc, è in caraffa, è straordinariamente buono. Adesso noi mangiamo qui qualcosa perché lui ha una fame da lupi e poi io torno a farmi un vassoio di ostriche. Io mi sono innamorata delle ostriche. Oh, e poi guardate qua nel locale. Svammenu. Svammenu. Questa è una tartare di salmone con dentro un sacco di robine, c'è sicuramente anche la cipolla perché la vedo già io la cipolla. Ci sono tutti i germoglietti, il lime e le patatine, ragazzi, queste spaccano le chiappe a tutte quelle che abbiamo mangiato fino a ora. Cosa c'è sotto quel cestello? Niente, il cestello pieno. è bombato di patatine. No, quando io sento dire che non si mangiano, non si trovano tanto bene con il cibo, perché a meno che voi a casa mangiate solo 4 salti in padella. No, perché in tanti ci hanno detto, anche un camionista in autostrada, ah ma i francesi coprono tutto con le salse, è buono per forza. Non è vero. Ragazzi, noi lo facciamo per voi, ricordate? Sempre. Per voi. Abbiamo il merluto della casa. Qui abbiamo la mia salsina. È una maionese con la cipollina, stra delicata, fresco, vedi? È inutile assaggiarlo perché questo qui è per forza buono. Zero sale. Ecco, una cosa che abbiamo notato è che in Francia non è che salino molto le cose. Il salmone, la tartare è stata fatta a coltello a mano. C'è un sacco di roba, è buonissimo comunque, è veramente buono. Se mettevano un pelino meno cipolla si sentiva un po' di più il salmone, era eccezionale. Ecco perché il boss non mi inquadra. Si vede una mazza. Abbiamo speso la bellezza di 61 euro, soddisfatti e non rimborsabili. E non capisco perché ci sono portati via un pezzo di mare. Dove è finita l'acqua, porca miseria? Amore, mi porti a mangiare delle altre ostriche. Ancora! Ancora! Allons-y! Vedete che sono tutte della stessa razza, ma queste sono più magroline e quelle là invece sono più cicce. Io speravo che non le apprezzassi perché così potevo usufruire solo io di questa prelibatezza. Invece no. Che meraviglia di posto, ragazzi, venite a Cancale, vi supplico. Scusa, ma tu non hai messo il limone di sopra? No, non ho messo il limone perché a me piacciono le cose un po' di sapore forte, estreme. Cosa succede? Quando voi vedete che le hanno trattenute, le tengono tutte quante lì così al sole, asciutte, sembra che siano quasi asciutte, in realtà non è vero. Dentro hanno trattenuto comunque tutta la sua acqua di mare. Un goccino di limone, ma poco, toglie la fortissima sapidità. Io prima ho provato anche quelle che la signora aveva detto di non mettere il limone, era perché sennò non senti la salinità dell'ostica. Sa quasi, adesso dico una boiata mostruosa. Mi piacciono le boiate. Sa quasi di anguria. Il sapore dire, a me la parte bianca sì, dell'anguria, sì, la parte ecco. bianca dell'anguria, C'è. di cucurbitacea. Adesso le finiamo e poi vi portiamo in un altro posto bellerrimo. Il limone nel buco giusto e tutto il resto a ragazzuolo.
ragazzi, c'è una vista che è paurosa, l'avete già vista. Noi da qui andiamo verso l'albergo perché oggi siamo veramente frusti. Sono già 6 giorni che giriamo, poi oggi è stato caldo rispetto agli altri giorni, abbiamo bisogno un po' di riposo. Io ho bisogno un pochino di riposare, bisogna fare un lungo piso la nanina. Domani facciamo un altro giro fantasticherrimo come al solito. Tutti belli riposati. Sì, un po' di più. Quindi iscrizione al canale, campanellina, attivate la campanella su tutte, mi raccomando, like se vi è piaciuto il video e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!